Se state cercando uno smartphone impermeabile e indistruttibile che sia dotato di Night Vision, Mega LED a campeggio e addirittura proiettore integrato per vedere film in alta definizione a 120 pollici, allora questo Uniers Tank 3 Pro è il device che stavate aspettando. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è 5G e che ha 36 GB di RAM e 512 GB di ROM. Comunque, bando alle ciance, partiamo subito con la recensione. Prima però vi ricordo che se siete interessati a questo device, vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nella descrizione e nel primo commento di questo video. E ora mettetevi comodi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola, andiamo a estrarre il nostro potentissimo smartphone. Mi piace tantissimo la texture posteriore e anche la presenza di questi viti e il telaio in metallo, perché sembra veramente il cellulare di Iron Man. Comunque adesso lo metto da parte, andiamo a finire la dotazione base. All'interno c'è il manuale di istruzione. Hanno inserito anche questo utilissimo vetro temperato da applicare sopra lo schermo di questo smartphone per aumentarne ulteriormente la resistenza. Non che secondo me ne abbia bisogno, però se lo volete applicare è all'interno della confezione. Il cavo di ricarica doppio tipo C e ultimo ma non per importanza il potentissimo alimentatore da 120 watt con sempre lo slot di tipo C. Tutti i quattro angoli sono ben protetti da questa gomma protettiva. Se vi cadrà anche negli angoli non avrete nessun problema e rischio di graffi accidentali. Partendo dal lato di sinistra troviamo il regolatore del proiettore, guardate questa rotellina che serve per mettere a fuoco, lo slot per le nano SIM e addirittura triplo slot, potete inserire in contemporanea le due nano SIM e anche la micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Il regolatore del volume ben zigrinato per aumentarne il grip, doppio tasto personalizzabile, uno rosso e l'altro grigio. Nel lato opposto invece troviamo la prima delle due griglie dissipatrici per raffreddare il proiettore, l'altra la troviamo nella parte superiore e il tasto d'accensione che è anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo questo utilissimo gancio per il laccio da polso e ben protetto da questo gommino protettivo, lo slot tipo C di ricarica e anche il jack 3.5 per le cuffie. Nella parte superiore troviamo il potentissimo proiettore, guardate che spettacolo, tra l'altro è anche migliorato ulteriormente rispetto a quello del Tank 2, perché infatti raggiunge una luminosità di 100 lumen rispetto ai 40 lumen del modello precedente. Per quanto riguarda le fotocamere abbiamo una selfie camera da ben 50 megapixel, la potentissima e bombosissima telecamera principale posteriore da 200 megapixel, la telecamera grandangolare da 50 megapixel, il teleobiettivo da 8 megapixel e il Super Night Vision, si vedono qua i 4 IR da 64 megapixel. Concludendo con la parte posteriore troviamo il mini LED per le foto, il Super LED da campeggio e la sirena che dopo andremo a testare. E per quanto riguarda l'audio, gli speaker non sono stati situati lateralmente ma sono stati inseriti nella parte inferiore vicino al gancio da polso. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo un'altezza di 179 mm, una larghezza di 86, uno spessore di 29,8 per un peso totale di 696 grammi. Ed eccoci qua nell'home page di questo Tank 3 Pro. È una dashboard dinamica con queste lucine e queste animazioni che danno veramente un aspetto molto futuristico. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, guardate anche qui siamo da top di gamma. Ora andiamo a fare un breve tour delle impostazioni a partire dal proiettore, caratteristica che ha solo questo smartphone, che potete attivare sia all'interno delle impostazioni flegando questo tastino ma anche direttamente dall'home page del cellulare andando a aprire direttamente quest'app. Guardate che figata atomica, questa è l'home page proiettata sulla mia scrivania, sembra quasi di vivere nel futuro. Comunque non vi preoccupate perché dopo lo andremo a testare nella mia nuova sala cinema che ho creato direttamente per questo bellissimo Tank 3 Pro. Un'altra caratteristica peculiare di questo smartphone è la presenza del doppio tasto personalizzabile, come vi dicevo durante l'introduzione, che potete impostare e personalizzare andando a cliccare direttamente su Shortcut Setting. Io l'ho già settati, andiamo a provarli subito. Un clic dovrebbe partire il Play Store ed eccolo qua. Col doppio clic lo screenshot è partito anche questo e tra l'altro avete visto com'è rapido. Un clic col secondo tasto parte la calcolatrice e col doppio clic, se non mi ricordo male, dovrebbe aprirsi Amazon Prime.
Un altro punto forte di questo smartphone è ovviamente la batteria, infatti è dotato di una super e potentissima batteria a litio non rimovibile da 23.800 mAh, che gli consente di avere un'autonomia veramente stratosferica. Non lo dovrete ricaricare più di una volta a settimana, fare chiamate per più di 48 ore consecutive e tenerlo in stand-by per più di 60 giorni, cioè più di 2 mesi prima di doverlo ricaricare. È veramente una delle batterie più potenti in circolazione. Per quanto riguarda la sicurezza, anche qui siamo da top di gamma perché è dotato sia di codice PIN numerico da inserire nello schermo, sia del sensore di impronta digitale, ma anche lo sblocco facciale. Andiamo subito a metterlo in stand-by, vediamo se si sblocca subito. Proviamo anche a sbloccarlo ad angolazioni diverse e lo sta riconoscendo. Proviamo anche al contrario. Andiamo a vedere se fa l'unplan con lo sblocco facciale. Proviamo a inquadrarmi il volto. Guardate, l'ha sbloccato e tra l'altro non era neanche completamente inclinato. Riproviamo. E anche qui 2 su 2. Mamma mia, vediamo se fa l'unplan. 3 su 3. Veramente tanta roba. Per quanto riguarda il motore e il cuore pulsante di questo smartphone, vi informo che è spinto dal potentissimo e nuovissimo MediaTek Dimensity 8200 doppio 5G, dotato di una velocità elaborazione massima di 3,1 GHz e come GPU abbiamo un Armali G610. Ho testato questo processore con tantissimi giochi 3D come Mario Kart, Modern Strike e Asphalt Nitro. I caricamenti sono sempre stati rapidi e veloci e per quanto riguarda le temperature, grazie al suo spessore e alle tantissime griglie di dissipazione, potrete giocare anche tantissime ore consecutivamente senza il rischio che il modello si surriscaldi. E anche l'autonomia di gioco è veramente impressionante perché grazie a questa batteria da oltre 20.000 mAh potrete giocare tranquillamente per più di 20 ore prima di doverlo ricaricare. E ora, per mostrarvi la sfacciataggine della sua potenza, andrò a aprire tutte le applicazioni dello smartphone e poi andare a fare una partita Genshin Impact con tutte le app aperte e vedremo se il cellulare laggerà oppure no. Le sto aprendo tutte, sono più di 30, mamma mia, sono curioso di vedere cosa verrà fuori. Eccole qua, le ho aperte tutte, guardate quante sono, oh mio Dio, guardate, ci sono tutte. Adesso vado ad aprire Genshin Impact e vediamo se funzionerà perfettamente oppure no. Non sta laggando minimamente nonostante tutte le applicazioni aperte. Adesso vado a fare anche un combattimento, ma devo dire che anche qui non ha laggato, per cui se funziona perfettamente con Genshin Impact con tutte le applicazioni aperte, direi che può funzionare veramente con qualsiasi gioco. E ora andiamo su YouTube a testare il display. Abbiamo un Full HD Plus a 120 Hz di refresh rate da 6,79 pollici con una risoluzione massima di 1080x2460 pixel. I colori sono perfettamente naturali ed è uno schermo che non affatica la vista anche dopo tante ore di utilizzo, e grazie a questo refresh rate altissimo potrete guardare video, Netflix e vedere anche le azioni più movimentate senza nessun tipo di lag o rallentamento. E dato che siamo già su YouTube, andiamo a fare anche un test degli speaker. Adesso vado ad aprire l'ultimo video che ho fatto a Luca Comics. Mettiamo il volume al massimo. Siete pronti? Sentite che potenza! Questi sono i doppio speaker stereo che si trovano nella parte posteriore. Devo dire che anche la qualità non è affatto male. Di sicuro con questo smartphone potete anche utilizzarlo durante il lavoro o in ambienti molto rumorosi e sicuramente non avrete nessun problema a sentire la suoneria. E ultimo, ma non per importanza, la bellissima funzione attrezzi, dove racchiude veramente un ben di Dio di funzioni molto interessanti. Sono veramente tantissimi, c'è la bussola, il righello, la livella, l'allarme, il contapassi, il goniometro e tantissimi altri. Adesso andiamo a testare quelli più importanti, a partire dalla telecamera subacquea, perché bene sì, questo smartphone è anche impermeabile ed è garantito fino a 1,5 metri di profondità e può stare sott'acqua anche fino a 30 minuti. Beccatevi il misuratore di pressione e l'altimetro. Vi informo infatti che sto registrando a un'altezza di 36 metri sul livello del mare, e qua in alto invece trovate la pressione misurata in Pascal, e questa è invece la bussola. Come vedete il nord è da questa parte, guardate come gira se muovo lo smartphone, veramente una figata assurda. Un'altra funzione che mi ha lasciato veramente a bocca aperta è la bellissima applicazione Clean Water and Dust, che serve a rimuovere residui d'acqua o di polvere all'interno dello smartphone. Adesso la andiamo a attivare, avvio il drenaggio, sta vibrando in tutte le direzioni così da aiutare la fuoriuscita d'acqua da tutte le cavità e dalle griglie di dissipazione. E ora vi mostro anche che con questo smartphone potete addirittura accendere il televisore, perché bene sì, è presente anche la funzione telecomando. Ho già aggiunto in elenco il mio Sony Bravia e ora siete pronti? 3, 2, 1, via!
Guardate, si è appena acceso, è già andato nel Fire TV, posso anche aumentare e diminuire il volume. Guardate come si sta alzando il volume, adesso lo abbasso e tra l'altro non funziona solo sui televisori, ma potete collegarci qualsiasi cosa come la TV satellitare, il proiettore, il lettore DVD, le luci, il condizionatore e tantissimi altri dispositivi. E per non farvi mancare niente, guardate la funzione sirena. Cioè, guardate, sembra tipo di essere in un film poliziesco e anche l'audio è potentissimo. Non avete idea di quanto sia luminosa? Guardate sulla parete, è veramente una figata atomica. E ora vi mostro la differenza di luminosità facendo un paragone con un LED di un normale rugged phone rispetto al potentissimo LED a campeggio di questo Tang. Questo è un LED di un normale rugged phone, come vedete già illumina abbastanza bene, tuttavia se girate verso destra o verso sinistra si vede comunque la differenza perché non riesce a illuminare interamente la stanza. E questa è la potentissima LED a campeggio, guardate che spettacolo, anche se vado a destra e a sinistra comunque riesce a illuminare tutta la stanza, è veramente potentissima perché se la girate verso lo sguardo rischiate di accecarvi. E ora siamo giunti al momento clou di questo video, vi mostrerò l'intero test che ho svolto direttamente su questo proiettore. Ed eccoci qua, quella che vedete alle mie spalle è la mia nuova postazione YouTube che sto costruendo per gli unboxing di grandi dimensioni come bici elettriche e anche monopattini o stampanti 3D, ma ora vi mostro il pezzo forte di questo piano, ossia la mia nuovissima e potentissima sala cinema. Questo è il telo da 120 pollici, guardate che bello, e l'ho preso anche coi tiranti in maniera tale che il tessuto rimane sempre perfettamente in linea. E in questa mensola ho già predisposto il fantastico Tank 3 Pro. Ora andrò a spegnere tutte le luci e faremo la prova di proiezione. 3, 2, 1, via! Guardate che spettacolo, mamma mia, guardate la definizione e anche le dimensioni dello schermo. Vado anche da vicino per farvi vedere la qualità, guardate anche la rana, vado verso l'occhio, sono senza parole, è nettamente ma molto meglio rispetto al proiettore del Tank 2. I 60 lumini addizionali si fanno veramente sentire, guardate anche il tramonto, guardate anche la perfezione, se mi sposto lateralmente comunque la definizione rimane buona. Si vede così bene che ho già il mio primo spettatore pagante. Guardate come guarda, guardate come è interessato. Allora potete stare certi che questo proiettore è di altissima qualità. E per finire in bellezza concludo questa recensione con il test del comparto fotografico. Queste foto che state vedendo le ho scattate l'altro giorno e nonostante fosse una giornata molto nuvolosa, il risultato è andato oltre le aspettative. La potentissima 200 megapixel non ha sbagliato un colpo sia nelle foto scattate in interno che in esterno. I colori come vedete e anche le luci sono perfettamente naturali e anche la funzione zoom ha funzionato perfettamente. Anche le foto in notturna mi hanno davvero impressionato positivamente, sembra quasi di essere di giorno nonostante fosse veramente buio completo, come anche le foto del Night Vision da 64 megapixel, guardate che definizione, per quanto mi riguarda il migliore Night Vision senza se e senza ma tra tutti quelli che ho testato fino ad oggi. Questi invece sono alcuni scatti fatti con la selfie camera e ora invece passiamo ai video, guardate anche qui che qualità, ero nel centro del mio paese, le immagini sono perfettamente fluide e anche i colori sono abbastanza vivaci nonostante, come vi dicevo, una giornata non perfettamente luminosa. D'altro canto era il massimo che potessi sperare visto che siamo ancora in inverno. Questo invece è un video che ho registrato con la selfie camera, anche qui guardate la qualità veramente molto buona e per finire in bellezza questo tour vi ho inserito altri due video, uno registrato di notte così vi potete fare un'idea di come registra i video durante le ore notturne e l'altro registrato direttamente dal Night Vision. Concludendo, anche per i video, per quanto mi riguarda è attualmente il migliore rugged phone presente sul mercato. Per quanto riguarda il prezzo e la data di lancio, vi informo che questo Tank 3 Pro verrà lanciato il 12 di marzo ad un prezzo che si aggira intorno ai 1000 euro. Se per caso siete interessati a questo modello, vi ho lasciato l'intera scheda tecnica e il link per poterlo preordinare nella descrizione e nel primo commento di questo video. Se volete rimanere sempre aggiornati delle novità del mondo tech, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale così sarete sempre avvisati sulle mie nuove pubblicazioni. E come sempre vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!